Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, visto che siamo in fase di dichiarazione sostitutiva unica, DSU e ISEE, per capirci, vediamo che cosa ha tirato fuori l'INPS con un suo messaggio. C'è una cosa che potrebbe interessarvi. Il messaggio scrive così: dichiarazione sostitutiva unica DSU, nuova funzione app INPS mobile. Intanto apro una parentesi, mi raccomando, utilizzate solo l'applicazione ufficiale dell'INPS, quella che si chiama INPS mobile. La potete trovare all'interno del sito lì Play Store o Apple Store, dipende se avete Android o Apple, e scaricate solo INPS mobile, quella che è l'applicazione che ha l'accesso diretto alla vostra banca dati all'interno dell'INPS. Non mi chiedete di parlarvi di altre applicazioni che vi danno date, scadenze, aggiornamenti, perché io non ne conosco altre, conosco solo l'INPS mobile, ok? Quindi andate lì e scaricatevi quella. Chiusa parentesi. Torniamo al nostro messaggio e dice: l'app INPS mobile è stata aggiornata con una nuova funzionalità che permette di presentare la dichiarazione sostitutiva unica DSU mini precompilata. Ovviamente questo discorso vale per tutti quelli che sono in grado di utilizzare internet, il cellulare e quant'altro. Anche se secondo me compilarsi la dichiarazione, la DSU su un cellulare che ha uno schermo grosso così, no? E pretendere di fare le cose giuste, secondo me è veramente fuori da ogni logica, perché compilare una dichiarazione in un affare grosso così, secondo me non lo so chi ci riesce. Io già non ci riuscirei. Preferirei utilizzare il computer. Anzi, visto che si tratta di dichiarazioni che poi sono collegate ovviamente a dei bonus, sussidi, sostegni e quant'altro, io per evitare di fare errori, sinceramente, se non fossi tanto capace di utilizzare queste cose, ecco, mi affiderei a un consulente fiscale, tributarista, CAF, patronato che sia, commercialista, insomma, se è un avvocato che vi segue la pratica, insomma, io mi affiderei a una persona, a un professionista che si occupa di fare questo tipo di lavoro, e lascerei persino stare gli amici del bar, perché quelli, vabbè, ok. Quindi, a questo punto l'INPS dice che con il messaggio che è uscito il 31 di dicembre, il 4508, l'INPS informa che il servizio ISEE, tra l'altro, dell'app INPS mobile è stato aggiornato con una nuova funzionalità chiamata Acquisisci dichiarazione, che permette di presentare la dichiarazione sostitutiva unica DSU mini precompilata. Attenzione, l'INPS tiene a precisare questa cosa qua, ok? Quindi prendetevi nota. Questo modello può essere utilizzato nella maggior parte dei casi, ma non è valido per alcune situazioni specifiche. È lì che vi dico: fate attenzione, affidatevi a dei professionisti, perché qua l'errore è sempre dietro l'angolo. Allora, non è valido per richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario, presenza nel nucleo di persone con disabilità e o non autosufficienti, presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro né conviventi, esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della certificazione unica o sospensione degli adempimenti tributari. Poi prosegue e comunque anche qui dice quello che vi ho già detto prima, io non è che l'avevo ancora letto, l'ho visto adesso, dice: l'app è disponibile per Android e iOS
e può essere utilizzata solo da utenti con SPID e carta d'identità elettronica CE, ovviamente, perché ormai tanto utilizzano tutto sto SPID, spic, span, cic e ciuc, cip e chop, vabbè, ok, ma quello vabbè, manca a dirlo. L'importante è che, mi raccomando, utilizzate solo l'app INPS mobile. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Parliamo di NASPI, perché, attenzione, qui le cose stanno cambiando molto rapidamente. Già vi avevo parlato del discorso della NASPI che non mi ricordo più bene da che data precisa, comunque diciamo da metà dicembre, se non ricordo male. Adesso vi dico la data precisa, non la ricordo, però anche lì era cambiata tutta la menata, nel senso che intanto per il discorso vecchio chi richiede la NASPI viene automaticamente inserito all'interno del sito internet del SISL e poi bisogna andare sul SISL ad aggiornare i dati per il proprio curriculum e già lì c'è una questione aperta, quindi fate attenzione a questa cosa della NASPI. Però adesso quello che cambia, anche qui, sempre con un messaggio dell'INPS del 31 di dicembre, dice NASPI, indicazioni per malattia o infortunio dal 1 di marzo 2025. Quindi dal 1 di marzo 2025 sta benedetta NASPI cambierà ancora. Cioè, quello che doveva essere una cosa semplice, la NASPI che me la ricordo io da 20 anni a sta parte, la stanno trasformando in un delirio generale, ok? Perché mancava solo più quella. Hanno delirato su tutto il resto, mancava solo più la NASPI, quindi anche questa la stanno rendendo un delirio generale. Qua dice, alcune cose le sappiamo già, comunque, per accedere alla prestazione di disoccupazione NASPI si deve presentare domanda all'INPS, e vabbè, in modo telematico ed entro 60 giorni dalla 68, scusate, ed entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La NASPI, e questo ve l'ho detto sempre, ve l'ho sempre detto, la NASPI inizia a decorrere dall'8° giorno dopo la cessazione del lavoro, a meno che non si presenti la domanda dopo questa data. In questo caso partirà dal giorno successivo. Poi, e qua arriva il bello, in caso di malattia o infortunio, al momento della cessazione del lavoro, il termine è sospeso per la durata dell'evento. Cioè, ho capito come funziona la menata? È semplicissimo. Il termine è sospeso per la durata dell'evento. Ma non finisce qua, perché vogliamo fare le cose semplici? No, complichiamo tutto quanto. Allora dice, è importante allegare un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa al momento della domanda per accelerare il processo di liquidazione. Della serie, finché tu non sei in malattia non becchi una lira, qua è il momento in cui torni abile al lavoro devi allegare un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa per poter prendere i soldi. Questo perché la NASPI è collegata al SISL, il SISL vi cerca lavoro, quindi a un bel momento, finché sei malato non puoi lavorare, non becchi i soldi. Nel momento in cui torni sano, allora lì ti pago la NASPI ma ti becchi anche il SISL. Tutto chiuso e impacchettato con un bel fiocchetto sopra. Poi il messaggio va avanti, dice il messaggio del 27 dicembre 2024, numero 4468, informa che queste indicazioni entreranno in vigore dal 1 di marzo 2025 e che con messaggio successivo verranno fornite indicazioni operative e procedurali per la gestione delle domande da parte delle strutture territoriali dell'INPS. Perché voi lo sapete che la NASPI è molto collegata a quando si fa domanda, anche per il discorso pagamento, ed è anche collegata appunto alle strutture territoriali, cioè agli uffici dell'INPS sparpagliati in giro per l'Italia. Questo è anni che ve lo dico, quindi non è che è una novità. Però dal 1 di marzo poi tutte le strutture territoriali riceveranno un aggiornamento su come comportarsi in tal merito.
Ok, prima di concludere però vi ricordo come sempre la convenienza dell'abbonamento al mio canale di YouTube. Trovate maggiori informazioni qui sotto a questo video nella info box. Attenzione, non commenti, cioè lo dico perché non è che tutti sanno che cos'è l'info box di YouTube, quindi non sono i commenti ma è quel messaggio allegato sotto il video, ok? Quindi trovate nella info box maggiori informazioni. Oppure, per chi ci viene ancora più comodo, basta che andate nella pagina principale del mio canale, sotto il mio nome c'è un collegamento, voi aprite quel collegamento e si apre la possibilità di diventare abbonati al mio canale di YouTube. Quindi potete avere video esclusivi solo per voi. Tra l'altro sto anche organizzando delle dirette live riservate solo agli abbonati, ok? Quindi chi è abbonato potrà vedere delle dirette live riservate. Più ci sono tutti i commenti prioritari, quindi avete la priorità dei commenti rispetto agli altri all'interno dei video. Anche quelli pubblici, chi è abbonato ha la priorità dei commenti, ok? Poi ovviamente in quel menu c'è anche la possibilità di entrare nella super chat, quindi andate lì, cliccate super chat e potete entrare su Telegram nella super chat, quindi secondo me vi conviene andare a vedere quel menu che fate molto prima. Io ve lo dico, poi vedete voi. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!